Eccomi, sono riuscito a rifare un altro video. In questo periodo mi trovo in Sardegna, nel mio luogo di lavoro, a Baia Sardigna. Guardate che bello questo posto. E quindi oggi riparto con un nuovo video con una cosa molto interessante. Parliamo oggi dell'arto non dominante e della rotazione del tronco, ma con una novità. Di solito quando si parla dell'arto non dominante si tende a far sì che il concetto sia che il braccio non dominante debba seguire il movimento di rotazione del tronco. In parte è vero, però noi oggi vedremo una piccola differenza. Immaginiamo il corpo non come un pezzo unico che ruota intorno a un asse verticale, questo, ma immaginiamo come se la parte destra e la parte sinistra del corpo siano collegate attraverso una cerniera, tipo quella delle porte. Quindi abbiamo detto, se noi consideriamo il corpo come una parte unica che gira su se stesso, quindi che il tronco fa una rotazione, probabilmente potremmo iniziare il movimento attraverso la spinta del braccio, quindi sarà il braccio a far ruotare il corpo, così. Ma in questo caso io non utilizzo la rotazione del tronco in modo corretto, quindi vediamo come fare per utilizzare la rotazione del tronco in modo corretto, in realtà utilizzando un diverso movimento delle spalle. Dunque, se io invece di ruotare il tronco faccio questo, arto non dominante, avanti. Nel momento in cui io vado a colpire la palla o devo colpire la palla, tiro indietro questa parte, quindi il gomito si avvicina al corpo, la mano rimane alta. Facendo questo, tirando indietro questa parte qua, che è la mia destra, per voi sarà la sinistra per i destrimani, l'altra parte del corpo, che abbiamo detto che non è un pezzo unico ma lo consideriamo come separato, l'altra parte del corpo entra. Automaticamente questo impulso mi fa entrare la spalla sinistra sulla palla e così evito di muovere per prima cosa la racchetta, in modo da evitare che sia il braccio a far ruotare le spalle. Inizio il movimento con una spinta indietro del gomito per aprire questa spalla e far entrare l'altra. Provate a fare questa cosa, vedrete come esce la palla e vedrete anche come è più facile giocare. Inoltre non si sentirà nessun peso, nessuno sforzo con il braccio. Guardate. Vedete, molto più facile. Tiro indietro e lascio. Devo coordinare chiaramente nel modo giusto questa spinta. Quindi un esercizio può essere quello di prendere un elastico, agganciarlo e cominciare a tirare indietro questa parte qua con l'elastico. Perché io devo sensibilizzare il mio braccio non dominante. Quando io preparo la racchetta, delle volte di questo me ne dimentico. Cosa succede? Cade, oppure va dietro, oppure addirittura si avvicina al corpo bloccando. Invece questo braccio deve essere attivo e deve essere alla stessa altezza dell'altro, quindi le mani alla stessa altezza. Se io ho una palla alta mi metto così, se ho una palla un po' più bassa sarò più giù, ma comunque questo braccio deve essere molto attivo. Tiro indietro questo, entro, tolgo questa spalla, entro con l'altra. Vedete che c'è una diversità tra il colpo di prima, che era fatto essenzialmente col braccio, anche se usavo il mio arto non dominante, però era soltanto di supporto, non era attivo. Perché se io porto avanti la racchetta e poi riprendo la racchetta qua, funziona, ma è sempre la racchetta che fa girare il corpo, mentre invece se io uso il mio braccio non dominante tirando indietro, io sposto immediatamente questa parte del corpo che aiuta l'altra metà a entrare sulla palla. Guardate questa clip di Djokovic, che cosa fa quando va a giocare il dritto e in che momento il gomito sinistro retrocede per far sì che la racchetta entri sulla palla. E guardate anche come finisce Djokovic, come sono ruotate le spalle. Io l'ho provato su me stesso, questa cosa qua è una cosa fantastica. Provatela e fatemi sapere. Buon tennis a tutti!